Salve a tutti, sono Marco Supplì e benvenuti nel mio nuovo programma, Monnezze dal mondo. Ma quello è un croquet. Fatti i cazzi tuoi. Fin dalla notte dei tempi, l'uomo ha sempre cercato di dare una spiegazione a ciò che non capisce. Oggi pensiamo di aver capito tutto grazie agli spiegoni di Fabrizio, ma eppure qualcosa ancora ci sfugge. La storia incredibile fuori da un'illogica che voglio raccontarvi oggi è quella di una macchina prodotta da un'azienda talmente sfortunata che se sugli alberi crescessero i soldi, a lei toccherebbero i bonsai. Stiamo parlando della M530, un'auto della tanto strampalata quanto misteriosa azienda Matra. Francia, anno 1941, almeno mi pare. Dalla chiusura della capra, non quella di Sgarbi, nasce la Matra, acronimo di macchine da trainare. Negli anni 60 un pilota di nome René Bonnet creava in piccolo le sue auto, di cui la prima chiamata René Bonnet Missile, molto simile ad una Duetto e successivamente la René Bonnet Le Mans. La Matra decise di allearsi con l'ex pilota e nacque la Matra Sport. Nel 65 crearono la D-Jet e come disse Django Unchained, la D è muta. Ma in quel periodo accade qualcosa di assurdo, inaspettato. Bonnet si ritira dalla società, Matra rileva tutto. L'intenzione era quella di passare al progetto successivo, a quanto pare innovativo, perché l'intento era quello di continuare a usare la vetroresina. Il cerchio si chiude, direte voi, e invece no, perché siccome la cosa si sta facendo spigolosa, chiuderemo il quadrangolo. E dammi un supplé. I Matra avevano poche idee ben confuse. Cosa facciamo? Dove andiamo? È nato prima il citofono o i testimoni di Geova? Dopo questi inutili interrogativi, il team di ingegneri si mette sotto e progetta l'auto successiva alla D-Jet. Un'auto rivoluzionaria, più performante, utile anche a fare qualche viaggio lungo. Una 4 posti, ma sportività e troppi posti per i passeggeri stanno insieme come il cacio sui maccheroni vomitati. Un motore piccolo e di prestanza, brillante, ma qui la cosa si fa cringe. Perché si fa cringe? A capo del progetto c'era Philippe Guédon, di cui non abbiamo neanche una foto. Altro elemento mancante all'appello in Matra era uno studio di design. Quindi si pescava direttamente dal fiume Senna ciò che serviva. Avendo rilevato da poco la General Application Plastic, Guédon ripesca anche un suo vecchio collega della Simca, Jacques Nocher, di cui purtroppo una foto non c'era. Alla Gap commissionarono la lavorazione della scocca con tetto asportabile in stile Porsche e al centro, subito dopo i sedili posteriori, il motore. Si partì dall'idea di usare il 1.400 della Renault 16, si pensò anche al BMW 1.800, il 1.500 della Volkswagen ma era troppo tedesco e dai francesi tedeschi, insomma. Il V4 Lancia Fulvia, troppo italiano e troppo Lancia. Così si pensò di andare ad ubriacarsi. E lì la scelta si fece scellerata. La firma cadde sul motore della Ford 1700 V4 della Taunus di nonno Osvaldo. Motore bonino, ma che nascondeva dei lati oscuri. La nostra M530 viene presentata al Salone di Ginevra nel 67, tra lo stupore del pubblico e lo sbigottimento della critica, perché quel cetaceo su ruote sembrava fin troppo lisergico. Mi trovavo al salone del 67 quando, alla visione di quella miseria ambulante, mi sono subito chiesta: ma che cos'è? Non avevo mai visto niente del genere. Poi ho distolto lo sguardo da mio marito e ho visto la Matra. Bruttina anche lei, devo dire. La sua linea non convince, le prestazioni sulla carta non entusiasmano, il prezzo è troppo alto e si chiamava come un razzo fatto dalla Matra divisione bellica, ossia 530, che in un'epoca in cui la guerra del Viet fottuto Nam imperversava... La neonata 530 avrebbe dovuto vedersela con auto come la Porsche 914, ma col suo design ispirato alle ceramiche Pozzi Ginori lasciava ben poche speranze di entrare nella rivalità. A peggiorare le cose, l'auto veniva prodotta inizialmente in 3 siti, poi spostata definitivamente nella sede Matra, grazie anche ad un accordo saltato sulla commercializzazione della stessa 530 ad opera della rete commerciale Ford. E nel 70 si cercò di porre rimedio alla ormai fredda, arida ricezione da parte del pubblico d'Oltralpe e oltre. Ed ecco che esce la LX, una versione con poca rivisitazione meccanica, coda nera come gli animi dei progettisti ed un carburatore doppio corpo, che fu la cosa più sensata da fare sull'auto, che ora aveva ben 5 cavalli in più. Ah sì, lo so, scusami Fabrizio, ma non c'era nessun play, abbiamo dovuto prendere le crocchette. Ma tanto non se ne accorge nessuno. Ah, sono licenziato. A me è lo stesso. Per porre rimedio sul rimedio si cercò qualcuno a cui rifilare questo razzo a forma di cetaceo e dopo tanta insistenza, lamentele e ricerca, pedissequamente riuscirono a mendicare meglio di un accattone fuori al supermercato un accordo con Chrysler.
A questo punto della storia la 530 venne commercializzata ad ampio spettro, con la Chrysler che la buttava ovunque. Mostre, stand, saloni d'auto, saloni internazionali, sfilate e fiere, compleanni di 18 anni, sagre e feste di paese. Voi direte quindi l'auto finalmente venne capita? Venne capita esattamente come si può capire un veneto incazzatissimo col casco da palombaro. A nulla servì sputtanare i 420 che la 530 fosse figlia degli stessi luminari che vincevano in Formula 1 e Le Mans. Anzi, ad un certo punto fu meglio star zitti per non portarsi sfiga da soli. Si scese ancora più in basso per cercare di togliersi dalle palle questo capolavoro. È proprio qui che la storia si fa incredibilmente complicata, perché pensate un po', la Matra, dopo solo i 30.000 esemplari, venne nuclearizzata e della Matra azienda, da quel momento, se ne persero le tracce. Inspiegabilmente.